Ciao a tutti e bentornati su Chiaraschi Corner. Il tema del mese è il mio rapporto con la cultura coreana e per questo oggi colgo l'occasione per darvi letteralmente il benvenuto nel mio angolo di Corea. Potrei veramente passare le ore a parlarvi di lingua, cibo, musica, cibo, varietà, drama, cibo l'ho già detto, sì. E invece no, anche sognare a occhi aperti è un modo per avvicinarsi ad un'altra cultura e per questo oggi ho deciso di portarvi con me tra i luoghi e le esperienze che cascasse il mondo farei se domani mi risvegliassi in Corea. Ovviamente non tutte nello stesso giorno, ecco, un po'... Inevitabilmente ho dovuto fare una scelta, altrimenti questo video durerebbe 6 mesi. Spero comunque di incuriosirvi un po' e di raccontarvi qualcosa di nuovo. Se siamo pronti direi che possiamo partire con la prima tappa del nostro viaggio. Non posso non parlarvi subito di cibo. Sono stata diverse volte in uno dei ristoranti coreani di Torino e vi posso assicurare che ogni volta che sono andata lì ho mangiato sempre e solo cose buonissime. Quindi se non avete provato la cucina coreana vi consiglio di trovare il ristorante coreano più vicino e provarla. Non ve ne pentirete, ne vale veramente la pena, è super buona. Comunque, se fossi lì sicuramente vorrei provare tutti i ristoranti, ma non è di questo che parliamo. Parliamo del Kwanjang-sijang. Non guardatemi così, adesso vi spiego che cos'è. Precedentemente noto come Dongdaemun-sijang, è uno dei più grandi e antichi mercati tradizionali della Corea del Sud. Per darvi qualche dato in più giusto per renderci conto, parliamo all'incirca di 5.000 negozi su un'area di 42.000 metri quadri con all'incirca 65.000 visitatori al giorno. 65.000 visitatori al giorno, ragazzi, sì. Ovviamente, essendo un mercato, vendono qualsiasi cosa. Frutta, verdura, carne, pesce, vestiti, abiti tradizionali, qualsiasi cosa. Insomma, penso che bene o male tutti sappiate come è fatto un mercato, non c'è bisogno che ve lo spieghi. Quindi perché io vorrei andare lì? Perché è grande? No. Per fare la spesa? No. La vera attrazione di questo mercato sono le numerose bancarelle che vendono piatti locali e street food. Condividerò con voi anche i primi 3 piatti della mia wishlist culinaria. Vabbè. Al terzo posto della mia classifica abbiamo il kimbap, che è un rotolo di riso avvolto nell'alga e ripieno di verdure, uova e altri ingredienti magari a scelta del venditore. Ce ne sono diverse versioni, per intenderci è tipo i roll di sushi, però invece del pesce crudo ci sono altri ingredienti. I secondi classificati sono i tteokbokki, degli gnocchi di riso glutinoso saltati in padella e conditi con una salsa piccante e altri condimenti a seconda della versione. Io li ho mangiati diverse volte al ristorante coreano e sono veramente buoni e anche molto piccanti. Mi è giunta voce che in realtà quelli che si mangiano lì siano ancora più piccanti e non so come sia umanamente possibile mangiarli. Vorrei provarli, sì, potrebbe essere l'ultima cosa che faccio anche. Siamo arrivati ai nostri attesissimi primi classificati. Pindaetok, che cosa sono? Dei pancake preparati con una miscela di fagioli e riso macinati insieme a cipolla verde e altri ingredienti a discrezione del venditore come carne, frutti di mare, kimchi, eccetera. E poi soprattutto fritti. Ora io vi lascio le foto così potete capire anche voi stessi personalmente per quale motivo io voglio assolutamente provarli. Vedete voi, ma secondo me ne vale la pena. E poi, cibo a parte, mi sembra proprio un buon modo per immergersi nella cultura locale. Detto questo, fatto il nostro spuntino immaginario, direi che possiamo procedere con la prossima tappa e facciamo per smaltire una bella passeggiata più o meno rilassante al parco Namsan. Namsan, letteralmente montagna del sud, è una montagna della capitale. È famosa in particolare per le sue attrazioni, tra cui la più importante è la Seoul Tower, da cui è possibile vedere tutto lo skyline di Seoul. Come raggiungiamo questa torre? Possiamo farlo tramite la funivia, in maniera rapida e indolore ci vuole circa un quarto d'ora, oppure a piedi, facendoci una bella camminata di 30 minuti tra i meravigliosi sentieri del parco Namsan, in salita. Però, dalle foto che ho visto, penso davvero che ne valga la pena. La nostra prossima tappa è il Lotte World. È complicato, quindi cercherò di spiegarvelo in maniera più o meno comprensibile. Per citare Wikipedia, Lotte World è un complesso ricreativo che comprende diverse aree. Io ovviamente adesso vi parlerò di quelle che più mi interessano.
Partiamo da Lotte World Adventure e Magic Island. Allora, in pratica il Lotte è il più grande parco a tema al chiuso del mondo ed è collegato a questa isola artificiale, Magic Island, su cui invece è presente un parco all'aperto. Allora, innanzitutto sull'isola c'è un castello, quindi è già bella così, cioè vorrei andarci già solo per questo. Ovviamente sia nel parco al chiuso che in quello all'aperto ci sono un sacco di attrazioni, giostre, montagne russe e quant'altro. Io ora che sono lontana e che non posso salirci vi dico che non ho paura e che vorrei provarle tutte. Quanto questo sia effettivamente vero non lo so, però tanto in questo momento non avrebbe senso parlarne, quindi direi di passare oltre. Ecco, sì. Sicuramente vi dico questo, adesso non sto scherzando, la prima cosa che farei è andare nella casa stregata perché mi intriga tantissimo. Magari non da sola, però vabbè, insomma, nel caso vi farò sapere. Un'altra struttura del Lotte World che vorrei assolutamente visitare è l'acquario. A me piacciono tantissimo gli acquari e le creature marine. Dalle recensioni che ho letto e dalle foto che ho visto, questo acquario sembra davvero grande e stupendo, quindi vorrei assolutamente andarci. Oltretutto ho dato un'occhiata al sito ed è possibile partecipare a diversi programmi di visita attraverso i quali è possibile imparare tantissime cose sull'habitat e le abitudini delle varie creature marine che ci sono nell'acquario, sensibilizzarsi sulla questione ambientale e fare anche diverse esperienze, quindi non me lo perderei assolutamente. Bene, questo è quanto per la prima parte del nostro viaggio. Se siete curiosi di scoprire le prossime tappe, non perdetevi il mio prossimo video. Volete un indizio? Musica? Un tuffo nel passato e anche nel fiume Han con i suoi 12 parchi e le numerosissime attività. Per ora non vi dico altro e vi do semplicemente appuntamento alla parte 2. Ciao!